Ragazzi, Asetec Invicta, una pedaliera che in quest'ultimo periodo sta facendo parlare molto di sé, soprattutto per la grande pubblicità che anche Asetec sta facendo per entrare in questo mercato veramente, ragazzi, a gamba tesa su tutto quello che è il mercato delle pedaliere. Naturalmente per questa recensione devo fare un ringraziamento ai ragazzi di Arc Team che mi hanno dato la possibilità di poterla recensire qui sul mio canale. Quindi banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siamo qui oggi per parlare di Asetec. Inizierei subito col dirvi che Asetec è un'azienda danese che opera ormai da tantissimi anni nel mondo dell'informatica e nel settore del raffreddamento a liquido. Sì, proprio il raffreddamento a liquido delle nostre CPU. Ed è l'azienda che c'è dietro la tecnologia proprio di alcune marche famose che noi usiamo nel mondo del raffreddamento a liquido delle nostre CPU, come per esempio Corsair o NZXT, ma da un po' ha deciso di entrare nel mondo sim racing, iniziando, e vi dico iniziando perché probabilmente ci saranno veramente tanti sviluppi in questo settore con una pedaliera, ma sicuramente porterà nel nostro ambiente tante e tante novità. Ma ragazzi, oggi siamo qui per parlare di Invicta e io vorrei subito iniziare con una panoramica generale di quella che è la pedaliera. Innanzitutto è una pedaliera ad uso PC. Naturalmente al momento non è possibile utilizzarla sulle console. La potete acquistare in versione 2 pedali o in versione 3 pedali, ma in entrambi i casi i packaging sono separati. Riceverete un packaging per la 2 pedali e un packaging per la frizione. E ragazzi, anche da lì ho visto subito che Asetec ha voluto creare un prodotto davvero dall'estetica molto commerciale, da un appeal molto forte. Anche nelle scatole ho visto una ricerca di colpire quello che è il proprio cliente. La pedaliera è ben riposta all'interno delle sue scatole, tutta ben protetta e come vi ho detto è separata la 2 pedali dalla frizione. All'interno del packaging della 2 pedali troverete anche elastomeri di ricambio, ma naturalmente in maniera più dettagliata ve ne parlerò più avanti quando parlerò dei vari singoli pedali, un doppio cavo USB, da un lato USB Type-C, dall'altro lato uno ha un USB di tipo 2 e l'altro un altro USB di tipo Type-C. Questo perché con l'evolversi delle nostre schede madri cominciano ad esserci sempre più frequentemente anche connettori di nuova generazione e quindi Asetec dà la possibilità di montarla un po' come volete. In più, sempre all'interno delle scatole ci sarà tutta la bulloneria atta a poterla montare sulle vostre pedaliere, sia direttamente se avete una pedana oppure anche direttamente sui profilati con tutti gli inserti da poter inserire su questi. I tipi di bulloni utilizzati per essere montata sono M6 e questi vengono, ma naturalmente manderò dei video per farvela vedere più nel dettaglio. Ci sono 3 fori nella parte frontale e 3 fori nella parte dietro, ma ragazzi il montaggio è davvero molto banale. In più molto carino e ho trovato davvero innovativo il sistema per fissare il pedale della frizione. Infatti all'interno del packaging della frizione ci sono i tasselli da inserire di lato alla piastra della 2 pedali per inserire in modo molto semplice il terzo pedale, fissarlo con dei grani di bloccaggio e poi il cavo sotto per collegarlo alla scheda di controllo della pedaliera. Quindi penso non ci siano problemi con nessun tipo di postazione per essere montata. Ma è anche, credo, il leitmotiv di tutto questo progetto, perché anche in questo caso la semplicità di utilizzo la fa un pochino da padrone. Il materiale utilizzato per la costruzione della pedana, dei pedali stessi, delle pedaline è tutto alluminio lavorato al CNC. Nel caso poi della pedaliera e delle braccia c'è un'anodizzazione nera e in alcuni punti ci sono delle serigrafie molto belle proprio del marchio Asetec. Ragazzi, veramente danno un bel effetto su quella che è la finitura di tutti i materiali. Io vi dico la verità, la parte delle braccia soprattutto non mi sembra una lavorazione al CNC, ma mi sembra più uno stampaggio di alluminio. Sul loro sito parlano di lavorazioni al CNC. In realtà ci sono alcune parti che mi fanno anche pensare a questo, ma c'è una cosa, questi pallini che vedete qui nella lavorazione, vediamo se riesco a farveli vedere, li vedrete un po' nel dettaglio, mi fanno pensare a un sistema di presso fusione di alluminio e non lavorazione al CNC, ma nulla toglie alla rigidità totale di questo progetto. Questo perché il pedale stesso è stato testato per una pressione continua di 200 kg e una pressione di scoppio
In realtà la pressione di scoppio viene intesa alla botta di pressione fino a 700 kg. Quindi penso che nelle nostre postazioni casalinghe possiamo stare abbastanza tranquilli sulla robustezza di tutto il progetto. Ma ragazzi, cosa molto bella ed è subito visibile una volta che ce l'avete tra le mani, sono tutte le lavorazioni fatte su questo prodotto, tutte le lavorazioni che costano tempo ma che danno veramente un bel effetto di rifinitura del prodotto. Ed è questa, appena l'ho tirata fuori, che mi ha colpito, una rifinitura in tutti i dettagli di altissimo livello. Probabilmente, a parte Fanatec, che noi ormai conosciamo che è una grandissima azienda, possiamo dire che Asetec è una delle più grandi aziende a livello commerciale che si è buttata su questo settore, e proprio dietro questo particolare vedo nel progetto proprio questo tipo di cura, perché anche molti progetti famosi che conosciamo in realtà nascono da singole persone che hanno una buonissima idea e magari la sviluppano e magari hanno avuto successo nel nostro mercato, ma dietro difficilmente, a parte i marchi più commerciali, tutto è nato con un'azienda così grande come Asetec alle spalle. Ed è probabilmente il motivo per cui la sua entrata ha suscitato tra tutti noi sim racer di tutto il mondo un grande interesse nel suo progetto. Comunque, torniamo a noi. Sempre a livello estetico, molto belle le colorazioni nero satinato e questo arancione. Ragazzi, a livello estetico è pazzesca. In questa prima parte cercherò di parlarvi di tutti gli aspetti che accomunano tutti e tre i pedali. Innanzitutto, come vedete che io la sto sollevando, è una pedaliera leggerissima, con tutto che è montata anche su un base plate. Ragazzi, la leggerezza qui la fa da padrone. Per quanto riguarda le pedane, sono tutte e tre diverse l'una dall'altra, un pochino più allungata per quella dell'acceleratore, un pochino più larga quella del freno e in realtà della stessa larghezza dell'acceleratore ma un pochino più corta quella della frizione, e hanno queste lavorazioni che donano un grip davvero elevato. In realtà questo grande grip secondo me è sfruttabile soprattutto con una scarpetta, perché con i calzini effettivamente dà un pochino fastidio, e anche se uno ci riesce a giocare, perché ci ho provato, si rischia sempre di andare a rovinare i calzini, soprattutto nelle sessioni lunghe in cui si continua a strusciare, possono rovinarsi. Quindi secondo me per l'utilizzo di queste pedane è necessaria una scarpetta un pochino più tecnica. Anche per quanto riguarda questa zighinatura che troviamo qui nella parte della pedana, con il calzino, soprattutto magari se è leggero, può dar fastidio. La scarpetta secondo me è molto indicata. Però, per chi non vuole comprarsi un abbigliamento tecnico per poter giocare, naturalmente è possibile acquistare anche delle pedane che non hanno questo tipo di lavorazione e sono un pochino più lisce, sicuramente più comode per un utilizzo con i calzini. Tutte e tre i pedali lavorano nel fulcro di congiunzione con la pedana con uno snodo sferico a bagno d'olio, questo per la massima fluidità e durabilità nel tempo del prodotto. E tutti e tre di base lavorano con una molla a torsione. Naturalmente in tutti e tre i pedali non è la molla che serve a dare il feeling. In realtà me lo sono anche chiesto come mai hanno deciso di montare quest'ulteriore molla, perché poi è molto leggera rispetto a quelle che sono poi le molle o i sistemi per dare il feedback, però hanno deciso di montare anche una molla sulla parte del fulcro del pedale, e questa è montata su tutti e tre i pedali, anche su quello del freno, in cui non gli serve una forza di ritorno derivante da molla. Altro aspetto che accomuna tutti e tre i pedali sono le modalità con cui possono essere inclinati. Per decidere quanta inclinazione dare al pedale, questa viene data tramite questo perno. Si allenta, come vedete, questo controdato, e tramite, girando questo perno, andrete piano piano a spostare l'inclinazione del vostro pedale. Una volta trovata l'inclinazione giusta, basterà ristringere il perno e avrete bloccato l'inclinazione. Come vedete, in questo caso l'ho spostata un pochino indietro, quella dell'acceleratore. Ma questo genere di settings, come ho detto, è possibile su tutti e tre i pedali. In più, su acceleratore e frizione è possibile anche decidere tramite questa vite qui sotto il fine corsa. È un fine corsa meccanico ed è possibile regolarlo tramite questa vite in maniera millimetrica. In realtà questo genere di sistemi non mi è nuovo, perché è lo stesso sistema, in questo caso più carino, ma utilizzato su pedaliere reali, sulle Tilton e tutte le pedaliere di carattere realistico. Per regolare sia l'inclinazione che il fine corsa vengono utilizzati questo genere di sistemi qui.
Naturalmente non così rifiniti, perché in questo caso qui Asetec ci ha messo lo zampino, rendendolo anche più semplice, perché in questo caso potete fare tutto tranquillamente con le mani. Piccolo neo di questo genere di regolazioni è che il fine corsa, essendo una vite, quindi metallo, che va a toccare sul metallo del pedale, è un pochino rumorosa. Per Asetec non è un problema, perché la cosa che ha voluto realizzare con questo progetto è il realismo più completo, e quando si monta in un'auto reale non ci si fa caso a tutti questo genere di rumori. Siamo noi più sim racer che magari nelle nostre camerette, nelle nostre case abbiamo bisogno un pochino più di silenzio, ma anche in questo caso, anche se Asetec non ci ha pensato, penso non sia molto complicato trovarci un gommino o incollarci un pezzettino di gomma per poter silenziare totalmente anche il pedale dell'acceleratore. Altra cosa molto importante è che la pedaliera, come già vi ho fatto vedere, vi viene consegnata quasi preassemblata. Da una parte è un plus, perché veramente per iniziare a giocare ci vogliono 2 minuti. In realtà questo porta un pochino più di difficoltà nella regolazione delle distanze tra i pedali, perché come vedete sono fisse. La parte del fulcro dove il pedale si appoggia alla pedana è fisso, ma la regolazione della distanza è comunque possibile. Naturalmente vi basterà svitare le viti del pedale e poterlo spostare dove volete, ve lo potete allargare a vostro piacimento. Naturalmente in questo caso sono regolazioni un pochino più grossolane, non potete fare una regolazione millimetrica, ma è possibile in modo molto semplice poter aumentare o diminuire la distanza tra i pedali, anche se alla base non è possibile. Asetec ha sviluppato questo progetto con la mira di un prodotto che simuli, strizzi l'occhio nel modo più vicino a un prodotto reale. E anche le pedaliere reali, come sempre, io nomino sempre la Tilton perché è una delle mie preferite, anche in quel caso i pedali sono fissi e l'unica cosa che potete fare è spostare le pedane per regolarvi la distanza quanto più volete. Ragazzi, penso sia arrivato il momento di entrare un pochino più nel dettaglio e parlarvi di pedale per pedale. E quindi ragazzi inizierei subito con il pedale dell'acceleratore. Come già vi ho detto, la struttura del pedale è totalmente in alluminio. Il tipo di feedback che regala è dato parzialmente dalla molla a torsione che è posta qui sotto, ma soprattutto da questa molla a compressione che si comprime nel momento in cui andate a dare il gas. In più è possibile indurire o ammorbidire questa molla a secondo del precarico che deciderete di dare, ma c'è un'ulteriore regolazione perché all'interno della confezione vi viene data un'ulteriore molla con cui potrete scegliere, come più vi piace, il tipo di sensazione di durezza che vorrete avere dal vostro pedale. Per quanto riguarda lo smontaggio per la sostituzione della molla, ragazzi, anche qui tutto con le mani. In realtà è un sistema che avevo già visto su HPP, ma ragazzi, anche in questo caso si alza questa levetta, si sfila il perno, ma naturalmente ve lo farò vedere più nel video perché almeno vedrete in maniera ancora più dettagliata com'è il sistema, ma tutto in maniera semplice. In realtà c'è una cosa che non ho ben capito, perché nella parte sotto c'è un ulteriore buco. In realtà, a differenza di quello di sopra, non ha una boccola interna. Inizialmente pensavo potesse essere possibile inserire il perno, e in realtà lo è, ma non so se fa parte dello studio del progetto di questa pedaliera. In realtà, mettendolo nella parte sotto si ammorbidisce ancora di più il sistema e quindi non l'ho trovato particolarmente utile, ma sia su acceleratore ma soprattutto sulla frizione in realtà non è stato possibile montarlo nella parte sotto perché va proprio a cozzare con quello che è il sistema. Non so se quest'altro buco servirà per future implementazioni che faranno su questo progetto, ma al momento non credo che sia utilizzabile. Ragazzi, ma molto belle tutte le lavorazioni al CNC, sia per quanto riguarda le rondelle di regolazione, la parte che tiene il perno nella parte dietro. Naturalmente all'interno, per aiutare la scioglievolezza, c'è una sorta di boccola tutta in plastica che aiuta molto ad essere il più fluido possibile questo genere di movimento. Ma anche la qualità delle molle utilizzate da Asetec, ragazzi, di altissima qualità. E questo perché lo dico? Perché molto spesso quando si utilizzano queste molle a compressione le vedo un pochino muoversi come gli pare. In questo caso il lavoro che fanno è eccellente, quindi anche in questi piccoli particolari vedo una cura nel dettaglio. L'elettronica utilizzata per questo pedale è un sensore di Hall e funziona con una calamita posta in questa parte alta e un sensore di Hall che è all'interno della pedana stessa.
tutto molto bello perché è praticamente invisibile. L'implementazione dell'elettronica l'ho trovata molto curata, perché rendere queste parti invisibili all'occhio rende ancora più pulito tutto quanto il design. Penso che i discorsi per l'acceleratore possono essere terminati qui, quindi passerei alla frizione. Eccoci qui ragazzi con la frizione. Struttura di pedale identica a quella dell'acceleratore. Naturalmente cambia tutto il sistema dietro che serve per dare il feeling del doppio stacco. Anche in questo caso ragazzi nulla di nuovo come nell'acceleratore, perché il sistema di doppio stacco viene dato dal cambiamento di inclinazione del perno rispetto al pedale, visto già anche in tantissimi altri modelli di pedaliere. Naturalmente in questo caso una menzione particolare va fatta all'estetica, ai materiali utilizzati da Asetec, davvero molto belli. Anche in questo caso, per quanto riguarda la molla utilizzata, ragazzi, una molla di generoso diametro, e anche in questo caso dà sempre quel senso di qualità anche in queste piccole cose, che però sono proprio quelle che vanno a regalare dei feeling più consistenti ai propri pedali. Molto belle anche in questo caso le lavorazioni del nero con l'arancione. Tutto ragazzi molto bello. Anche in questo caso c'è lo stesso sistema di perno per poterla smontare, tutto quindi sempre anche all'insegna della semplicità. Molte delle regolazioni possibili su questa pedaliera si possono fare tranquillamente con le mani, e quindi questo lo trovo un bel plus a quello che è questo progetto. Come vi ho detto, anche per il pedale dell'acceleratore c'è un ulteriore buco qui sotto, ma ho provato a fare il cambio, oltre a non esserci la boccola, non so a livello di usura se possono esserci problemi con il tempo, in realtà va proprio a cozzare con quello che è il movimento del pedale, quindi anche in questo caso non credo possa essere utilizzabile, ma naturalmente potrete utilizzare questi 3 diversi livelli di altezza per cambiare il punto di stacco e quindi poi il feeling del vostro pedale della frizione. Anche per quanto riguarda questo pedale funziona con un sensore di Hall. Anche in questo caso abbiamo, soltanto dall'altro lato, che poi in realtà sarebbe lo stesso lato dell'acceleratore, la calamita che va a dare il segnale, a secondo di come voi la spostate, al proprio sensore di Hall, che è implementata all'interno della base. E proprio della base io ve la faccio vedere anche com'è sotto, così approfitto. Tutto molto pulito, molto curato. Questa parte qui sotto è una sorta di foglio di gomma. Non credo sia removibile perché è incollato in molti punti e quindi non l'ho voluto rovinare per andare a vedere come fosse fatto all'interno, ma in realtà a livello di elettronica nella parte sotto dovrebbe esserci solamente la parte dei sensori di Hall. Ragazzi, ma poi molto bella la striscia LED. Sì ragazzi, avete sentito bene, una striscia LED RGB nella parte della pedana. Naturalmente quando vi parlerò del software vi spiegherò un pochino come funziona, ma dà un look a questa pedaliera ancora più bello all'interno delle nostre postazioni. Anche in questo caso, come vi ho detto, per la frizione niente di nuovo rispetto ad altri progetti, però secondo me una menzione particolare la devo fare proprio alla molla utilizzata, perché questa rende la pressione di questo pedale molto corposa rispetto anche ad altri progetti che ho provato. Da amante del doppio stacco, questo genere di molla enfatizza ancora di più quello che è il punto di cambio di forza, di pressione che viene data a questo pedale, con il feeling che viene dato a questo pedale. Mi è particolarmente piaciuta, ma a livello ingegneristico siamo sullo stesso livello di tantissime altre pedaliere che utilizzano questo stesso sistema. Ragazzi, quindi siamo arrivati a parlare del freno, quello che anche per Asetec è il fiore all'occhiello del proprio progetto Invicta. La mera struttura del pedale, come già vi ho detto, è identica a quella dell'acceleratore e della frizione, tranne che per la pedana un pochino più generosa. Ma il vero cuore di questo sistema, ragazzi, è qui dietro. È il sistema che Asetec chiama Torp, un sistema idraulico in un unico corpo, ed è forse la prima volta che vediamo un sistema idraulico così compatto. Non è la prima volta in realtà che vediamo dei sistemi proprietari a livello idraulico, perché ho provato anche altre pedaliere che hanno un loro sistema idraulico. Funziona sempre con un sistema master e slave, in questo caso uno sopra l'altro. In più, aspetto non trascurabile è che all'interno non vengono utilizzati oli per freni, che molto spesso vengono utilizzati in alcuni tipi di progetti, e quindi questo rende anche un pochino più sicuri i nostri cockpit. Ma arriviamo un pochino a capire di più come funziona questo sistema. C'è sempre un sistema di master che viene premuto quando noi andiamo a premere sul pedale, che sposta uno slave che si porta dietro un perno
E naturalmente sempre all'interno del perno c'è un elastomero. Naturalmente Asetek vi fornisce 3 tipologie di elastomeri per poter scegliere il feeling più adatto a voi. Nel momento in cui vi viene portato a casa è inserito all'interno l'elastomero bianco, che è in questo caso l'elastomero intermedio. Ce n'è un ulteriore verde che è un pochino più duro e ce n'è un altro nero che è un pochino più morbido. Una volta che andrete a premere sul pedale, sul master, questo andrà a tirarsi lo slave e a quindi iniziare a mettere in compressione l'elastomero qui all'interno. In realtà in questo caso, ragazzi, Asetek, e ne ha fatto vanto, ha cercato di replicare il comportamento di un'auto reale. Anche loro sono molto attivi nelle corse con auto GT3, utilizzano un Audi GT3 e hanno cercato di replicare con questo sistema quello che è il feeling di quell'auto lì. Naturalmente nelle auto GT, a differenza delle auto stradali, le pasticche sono posizionate molto più vicine al disco rispetto a un'auto tradizionale, e in più diciamo anche che non c'è il servofreno, cosa che io ripeto in tutte le lingue del mondo. Sono talmente vicine le pasticche che quando andiamo a ruotare il cerchio sentite proprio la pasticca strusciare già sul disco. Ecco perché la corsa che questi pedali hanno è molto inferiore anche rispetto alle auto stradali che siamo normalmente abituati a guidare. È proprio questo sistema che Asetek ha voluto replicare. E ho voluto fare questo cappello proprio per spiegarvi che la corsa che ha questa pedaliera è poca. Ragazzi, davvero poca. Naturalmente manderò dei video per farvi capire quanta corsa è disponibile su questa pedaliera, perché credo che sia l'aspetto fondamentale che dovete capire che tipo di feeling può offrire questo genere di prodotto. Naturalmente, a prescindere in questo caso che utilizziate l'elastomero più duro o l'elastomero più morbido, ragazzi, la corsa massima sarà sempre molto breve. In più, Asetek parla di un sistema a doppio step. Un primo step in cui il feeling è dato dall'elastomero che voi andrete a scegliere, e un secondo step in cui la pedaliera mura totalmente, in cui comunque continuerà a dare segnale al sensore di pressione, perché questa pedaliera idraulica, come tutte le pedaliere idrauliche, funzionano con dei sistemi di pressione, continuerà a leggere il segnale, e questo proprio Asetek lo chiama sistema a doppio step. In realtà proprio su questo aspetto io mi sono voluto informare il più possibile, e quindi ho voluto guardare anche molte recensioni che sono state fatte su questo genere di sistema, ma anche io, da grande appassionato di questa cosa, mi sono fatto un pochino la mia idea su quello che è un sistema a doppio step. In questo caso Asetek lo ricrea meccanicamente, lo ricrea in modo meccanico con il suo sistema Torp, che incide in modo significativo su quella che è la corsa massima. Io naturalmente ve lo farò vedere più in dettaglio, ma anche così cerco di farvi capire. Vedete? In questo caso non ho inserito l'elastomero perché volevo farvi vedere la totalità del movimento, perché anche senza elastomero, ragazzi, questa è la corsa che fa questo pedale. Questo perché a un certo punto questo fine corsa meccanico va a bloccare tutto quanto. In realtà, anche se io vado a togliere, ve lo faccio vedere, questo fine corsa, guardate, vedete, adesso l'ho allentato e quindi volendo potrebbe fare più corsa. No, perché il pedale anche all'interno ha un fine corsa che comunque gli impedisce più di un tot di muoversi. La tipologia di feedback che Asetek ha scelto è questa. Questo perché reputa questo tipo di feedback il più efficace in pista. In realtà sposa un pochino quello che è anche il mio pensiero, perché anche io nella normalità utilizzo delle corse molto brevi. In questo caso, ragazzi, vi dico, è veramente molto breve. La battuta del fine corsa meccanico è più o meno percepibile a secondo dell'elastomero che scegliete. Io anche in questo caso ho cercato di mandarvi dei video per farvi vedere come si muove il pedale rispetto alla potenza data ai bar che voi darete di pressione. Nel mio caso ho notato, per come avevo impostato la pedaliera, che superati i 65 bar riuscivo ad arrivare effettivamente al fine corsa metallico, ma naturalmente questo può dipendere anche dai tipi di elastomeri che voi andrete a utilizzare. Ma anche arrivata al fine corsa meccanico, la pedaliera continuerà a leggere il proprio segnale. Qual è il motivo per cui Asetek ha scelto questo tipo di feeling? Questo perché il suo concetto è: prima arrivo a frenare al massimo, più velocemente riesco a frenare con la massima forza,
e prima si attiva tutto il sistema per andare a frenare la macchina. E ragazzi, quando soprattutto si parla di competizioni ad alti livelli, bisogna veramente andare a guardare il piccolo particolare che ci può aiutare a guadagnare qualche decimo. Naturalmente qui c'è un grandissimo spartiacque, perché anche per le cose che faccio mi capita di parlare con tantissime persone che reputano dure delle cose veramente morbide o che vogliono delle corse infinite per poter riuscire a gestire una frenata. In realtà la cosa importante per gestire la frenata è la memoria muscolare. E anche come Asetec sta cercando di farci capire in tutti i modi, la memoria muscolare è più semplice replicarla sfruttando la forza e non la corsa del pedale. Va bene per l'acceleratore e per la frizione sfruttare la corsa, ma per un pedale del freno è la forza che ci fa agire su questo e la memoria muscolare è più semplice averla tramite la gestione della forza. È un sistema innovativo, è un'idea molto forte che Asetec vuole portare in questo mondo. Al momento è l'unica pedaliera che sfrutta questo genere di sistema, anche perché ho visto molte recensioni, anche se stranamente non l'ho sentito dire a nessuno, ma è un pensiero secondo me abbastanza ovvio per chi ci ragiona un attimo. In realtà una corsa molto breve secondo me è possibile essere replicata sulla maggior parte delle pedaliere, perché dipende sempre dal tipo di elastomero che uno può montare. Naturalmente il feeling che una pedaliera idraulica offre, seppur con una pochissima corsa, secondo me è una cosa differente. Secondo me il feeling idraulico su un freno è quello, a prescindere dalla corsa, che dà una sensazione più bella, più realistica possibile, e proprio Asetec su questo ha voluto puntare. Tornando a noi, nella parte dietro tutto il sistema Torp è montato su un cuscinetto snodato, infatti fa un leggero gioco destra e sinistra se lo andate a provare. In realtà questo gioco Asetec l'ha voluto dare per dare un pochino di agio al perno quando entra all'interno del proprio sistema, in modo di aumentare ancora di più la durabilità del perno, perché naturalmente ogni volta che c'è ferro e ferro che sfregano su se stessi, soprattutto se sono immobilizzati totalmente, c'è il rischio che si creino maggiori attriti. In questo caso Asetec ha voluto creare questo snodo nella parte dietro proprio per migliorare la scioglievolezza del pedale, perché ragazzi, per il resto i pedali sono veramente inchiodati nel proprio perno, non ci sono gioco alcuno. La precisione di costruzione, ragazzi, è ai massimi livelli, quindi non aspettatevi, seppur come vi ho fatto vedere questo gioco qui, che da altre parti ci possono essere il gioco più piccolo possibile. La solidità in questo caso è totale. Arriviamo adesso a capire l'elettronica dei pedali, quindi i sensori di Hall e il sensore di pressione, come vengono gestiti da questa pedaliera. Tutto questo tramite una scheda proprietaria che funziona a 16 bit. 16 bit, quindi ragazzi parliamo di 64.000 e più punti letti. Ragazzi, sono un'enormità. Naturalmente, soprattutto utilizzando sensori di Hall, non è mai possibile sfruttare totalmente questa banda di segnale, ma se ne sfrutta sempre una parte. In questo caso, purtroppo, non ho potuto fare dei test approfonditi per quanto riguarda il segnale reale che questi pedali possono offrire, perché già dalla scheda vengono filtrati dal software. La cover del PCB della scheda madre è una cover in plastica. L'unica cosa che non mi ha fatto molto impazzire è il fermo del filo. Ve lo faccio vedere qui. Questo perché l'ho trovato un po' delicatino. Capisco che serva per tenere ordinato il cavo una volta montato, una volta inserito lo spinotto. È una plastica molto morbida, potrebbe essere un pochino a rischio di rotture. Però avrei cercato sinceramente un tipo di soluzione diversa. Io al momento l'ho già smontata e rismontata qualche volta, ci sono stato molto attento. Tampone. 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 Bisturi. 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 Stronzolo. 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 E per fortuna tutto è andato bene, però potrebbe succedere, perché conosco molte persone che lavorano in maniera un pochino più grossolana, è una parte un pochino delicata. Detto questo, tutto è regolabile tramite la loro applicazione RaceHub e ragazzi è bellissima, esteticamente stupenda, è bellissima il disegno in 3D che si muove, che potete ruotare della pedaliera, quando premete i pedali anche a video si muovono, c'è una cura nell'applicazione, ragazzi, fantastica. Tramite questa applicazione potrete in prima battuta andare a calibrare i pedali e anche in questo caso tutto molto semplice. Premete sul singolo pedale Calibrate, premete, rilasciate e applicate.
ogni pedale, premete, rilasciate e applicate. Naturalmente sul pedale del freno fate molta attenzione di premere con quella che voi vorrete sia la massima forza che vorrete sul vostro freno. In questo caso faccio anche qui una piccola nota, al momento che potrebbe essere tutto sempre derivante dall'applicativo e dal firmware utilizzato al momento da Asetec. Ho notato che una volta regolato il pedale del freno, dalla regolazione all'effettiva forza che successivamente andate a imprimere sulla pedaliera, ne serve un pelino di più per raggiungere sempre il 100%. Che cosa significa questo? Che se voi durante la vostra pressione premete con una forza di 30 bar, in cui durante la calibrazione leggete 30 bar, nelle volte successive per raggiungere quella stessa pressione ho avuto l'impressione come se servisse un po' più di forza. Non so se questo è dovuto dalla tipologia di calibrazione o magari da qualche aggiornamento firmware che potrebbe venire anche in seguito. Naturalmente tutto questo si può ovviare facendo calibrazioni un pochino più specifiche, e soprattutto un consiglio che do, anche se la calibrazione è perfetta, sul pedale di acceleratore e frizione consiglio sempre di dare una piccola zona morta in alto per essere sicuri sempre di premere questi pedali al 100%, ma è un tipo di consiglio che do su qualsiasi pedaliera voi possediate. C'è una seconda schermata in cui sono possibili le regolazioni del LED RGB. Ragazzi, anche qui è molto carino, semplice, perché chiunque utilizzi già sistemi RGB sui propri PC, c'è una ruota in cui scegliete il colore, tutto dimmerabile, bello bello bello. In realtà vederla incastonata anche nella mia postazione fa un bel effetto con tutti i vari colori. Io ho scelto il colore blu violastro perché sono i miei colori preferiti, ma subito altra cosa che ho notato sempre tramite il loro software, che il segnale è molto pulito, e questo mi fa pensare a un grande lavoro che c'è dietro la scheda, dietro il loro software, perché soprattutto quando si parla di 16 bit, come già vi ho spiegato anche in altre recensioni, può esserci molta sporcatura intorno al segnale. Ragazzi, qua è veramente pulito e stabile, e questo credo che sia grande merito della programmazione e probabilmente anche delle componentistiche della scheda, che vanno un pochino a filtrare tutte queste sporcature di segnale che possono avere i vari sensori. Ma anche in questo caso ho cercato con dei video di farvi vedere, soprattutto per il freno, gli spostamenti, la forza necessaria per arrivare a determinati tipi di forze, qual è la corsa, dove è il punto di blocco, perché credo che sia proprio qui il fulcro sia di dove vuole arrivare Asetec, e credo anche il punto dove voi volete arrivare per cercare di capire al meglio quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto. Ma ragazzi, siamo arrivati finalmente al test, ci vediamo tra un po'. Ragazzi, bentornati, e siamo quindi alle conclusioni finali. Che dirvi, quando l'ho tirata fuori dalla scatola l'impatto visivo che avete con questa pedaliera è alto, ma immagino che voi già lo sappiate, perché proprio già dalle immagini che abbiamo potuto guardare su internet, l'impatto visivo che questo prodotto ha è davvero alto. Un impatto racing, un impatto di cura nel materiale, e ragazzi vi assicuro che anche quando ce l'avete tra le mani questo aspetto è palpabile. Le rifiniture nella colorazione, nelle serigrafie, ragazzi, veramente nulla da dire. Ma cosa importante in una pedaliera, più che l'impatto estetico, è la funzionalità. Naturalmente vi dico, il mio grande consiglio, se la volete utilizzare così, munitevi di scarpette. Uno, perché, come vi ho detto, le pedaline è più semplice avere il miglior grip e non avere fastidi sotto la pianta del piede. E in più perché, visto che è una pedaliera che può sfruttare grandi pressioni, perché qua ragazzi possiamo arrivare sul freno a 100 bar, naturalmente
sfido chiunque a arrivare a quel tipo di pressioni che corrispondono a 170-180 kg. Cioè parliamo della pazzia. L'utilizzo di forza normale che io ho avuto sul freno parliamo dai 35-40 bar. Questo tutto sempre dipendente anche dall'auto che stavo guidando. Per quanto riguarda l'acceleratore, nulla da dire ragazzi, molto fluido, nessun impuntamento. Le regolazioni, io amo una corsa dell'acceleratore abbastanza breve, tutto si è potuto fare in maniera semplicissima. E l'effetto di questa pedalina sotto il piede, ottimo, proprio per l'enorme grip che offre con le scarpe. E anche la tipologia di regolazione di durezza l'ho trovata buona. Si riesce a avere una buona corposità di questo pedale pur mantenendo una forma giusta della molla e quindi essere utilizzata nel miglior modo possibile. Idem ragazzi per la frizione, un ottimo doppio stacco pur accorciando anche un po' la corsa della frizione. Quindi ho trovato ottimo anche questo genere di sistema, come ho già detto molto simile a tantissimi altri prodotti che possiamo trovare in commercio, ma come ho detto il tipo di molla utilizzato lo rende corposo, il giusto, per darvi un ottimo senso di doppio stacco in una frizione. E anche il controllo che c'è nella parte iniziale e la parte che si utilizza di meno perché si utilizza prettamente nelle partenze, si riesce a gestire veramente in maniera millimetrica la parte proprio dello stacco per ottenere le migliori accelerazioni. Quindi anche per quanto riguarda la frizione personalmente strapromossa. Arriviamo poi a quello che per Asetec è il fiore all'occhiello, il freno. È un pedale che ha un feeling di partenza molto simile a quelli che sono i miei gusti, perché parliamo di un feeling idraulico e parliamo di una corsa molto breve. Vi dico, per quanto mi riguarda, abituarsi a questo genere di corsa per me è stato abbastanza semplice, perché poi avere un ottimo feeling con il freno, ragazzi, bisogna usarlo. Naturalmente in questo caso, essendo molto vicino già a quelle che sono i miei gusti, ritrovarmi nei tempi è stato un pochino più semplice. Naturalmente in questo caso parliamo di una corsa ancora più breve di quelle a cui io di solito sono abituato, pur utilizzando l'elastomero più morbido, perché i test che ho fatto sono stati soprattutto con l'elastomero bianco, quello intermedio che Asetec fornisce, perché volevo utilizzare la pedaliera nella maggior parte del tempo secondo la loro filosofia. Ho voluto poi provare l'elastomero più morbido per capire anche che tipo di differenze potessero esserci. Personalmente l'ho preferito rispetto all'intermedio, proprio perché mi donava un pelino di corsa in più e per quanto mi riguarda riuscivo a modulare ancora di più quello che era sia la frenata intermedia che la frenata più forte. Ma questo ragazzi dipende sempre da voi. Naturalmente questo è un concetto molto forte che Asetec vuole portare in questo mondo, perché molto spesso in tantissimi forum, in tantissimi gruppi, anche nel mio gruppo Direct Drive Italia, ragazzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, si parla sempre di come deve essere un freno, per alcuni deve essere morbido, duro, vediamo anche dei camera car, perché anche altri youtuber hanno fatto queste discussioni su il freno morbido, corsa lunga, corsa breve. Anche io sposo l'idea che più la corsa è breve più riusciamo a essere reattivi, più la corsa è breve e più la nostra memoria muscolare riesce a percepire l'esatta forza da replicare giro dopo giro e quindi a dare quell'effettiva consistenza ad una frenata. Ma questo ragazzi poi dipende da voi. La mia recensione vuole essere soltanto un libro da leggere, da sfogliare, in cui possiate capire veramente, in anticipo magari anche prima che vi arrivi a casa, di che prodotto stiamo parlando, di che prodotto potrebbe arrivare e se potrebbe sposare i vostri gusti. A questo punto quindi passo la palla a voi. Vi è piaciuta la recensione? Anche voi utilizzate già il vostro freno con una corsa così limitata? O fate parte di quella schiera che ama le corse del freno infinite? Fatemelo sapere nei commenti perché mi piacerebbe molto discutere di questo argomento con voi. E non escludo che ci saranno puntate successive per discutere con voi di come debba funzionare un freno, di come sono le nostre preferenze per quello che deve essere un freno. Ma ragazzi, non posso che fare un plauso a quello che è il progetto Asetec, perché la cura e la finitura dei materiali che ho trovato in questo prodotto sono di altissimo livello. In più sdogana un prezzo un pochino più accessibile, perché parliamo sempre di una fascia molto alta, ma un prezzo molto più accessibile per un prodotto con un freno con un sistema idraulico. E ragazzi, secondo me questo è solo l'inizio. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e ringrazio ancora i ragazzi di ArcTeam. Naturalmente spero che la recensione vi sia piaciuta, nel caso mettete un like, iscrivetevi al canale. Vi ricordo sempre la mia pagina MDS Simparts su Facebook, andatemi a cercare e mettete un bel like anche lì e ci vediamo alla prossima.